Marco, ciao, ben ritrovato. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Ciao Marco. Una settimana abbastanza tranquilla per il Milan, lato risultati classifica, vittoria con il Monza, si aspetta la trasferta di Salerno, purtroppo un pochino tiene banco la questione infortuni. È un po' dura da farti una domanda, ovviamente non ti chiedo il perché di questi tanti infortuni, però la domanda è come caspita si fa a pensare di andare avanti a fare una stagione così, cioè siamo a 2 mesi e mezzo di emergenza infortuni, ma soprattutto quanto sta penalizzando il Milan questa vicenda. Tanto. Mm. E vedi, tu non mi puoi chiedere un perché, ovviamente io non so il perché, però bisogna trovare un perché. Cioè, nel senso che la ricerca di un perché che può anche non arrivare a niente di univoco, niente che spiega, ma rimanere, con più spiegazioni e quindi con nessuna spiegazione definitiva, è una ricerca che va fatta, che è obbligatorio fare, che è saliente fare per una società che fa questo lavoro, che fa questo sport, che ha una manodopera così costosa, è così importante che ci sia. Quindi la ricerca del perché è una cosa seria, inderogabile, non possiamo farla noi, chi la deve fare un'indagine, può anche non arrivare a nulla, però è chiaro che è palese che incida sulla stagione e toglie troppo a chiunque fa questo tipo di lavoro, toglie non solo giocatori, toglie la possibilità di scegliere, toglie la possibilità di averceli al 100%, ti costringe a giocare tante volte con giocatori con delle assenze, con giocatori fuori ruolo, con giocatori che stai ricondizionando, che non riesci a allenare bene perché li devi allenare giocando. In uno sport dove il dettaglio ormai fa la differenza, dove la fatica, cioè il lavoro che riesci a fare fa la differenza, alla fine dell'anno sono tante situazioni e tanti punti. Non capita solo al Milan sta succedendo in modo così clamoroso che la ricerca del perché deve essere un tormento di tutti, della società, dello staff, dei tecnici, degli stessi giocatori, e si parla anche della loro salute, anche loro dovrebbero essere curiosi, no, di questo rischio che corrono. E poi si è detto si può anche non trovare una risposta, se non si trova una risposta fa parte della biografia di un atleta e la biografia di un atleta fa parte del valore e del talento di un atleta. Marco, ciao, io ti chiedo, secondo te questa cosa degli infortuni scagiona Pioli, cioè è una sorta di giustificazione per lui di alibi, oppure è un po' anche una colpa dell'allenatore del Milan perché lo staff medico, lo staff atletico è lo staff di Pioli, storicamente Pioli anche in altre squadre ha avuto questo tipo di problemi e al Milan soprattutto il quarto anno consecutivo che succede. Tu da che parte stai? No, non lo so se Pioli ha avuto questo tipo di problemi, non è un'indagine che ho fatto, me ne pento, io l'ho conosciuto da vicino a Firenze, non aveva questa casistica così diversa o clamorosa rispetto a altri, io non lo ricordo che i più forti c'erano quasi sempre, anzi qualcuno come Chiesa è una pienezza di rendimento che poi non ha trovato, ma io penso che lui non si scagioni, io penso che lui sappia che è almeno tormentato e curioso anche lui di trovare una risposta. Poi se qualcosa dipende dal modo di giocare, però è il modo di giocare che lo rende consapevole, forte, che ha dato punti al Milan, che l'ha riportata a essere una squadra in lotta per i traguardi, una squadra che si può deludere. È una squadra che può vivere una delusione perché è tornata a lottare per lo scudetto, a vincerlo, a lottare per la Champions arrivando in semifinale, quindi è una squadra che si può deludere perché è tornata competitiva con quel modo di giocare. Io però non credo che sia quello. Per esempio l'ultima partita si sono fortunati due giocatori che sono stati in campo pochi minuti e tra l'altro pochi minuti a basso ritmo, non c'era un gran ritmo a inizio gara quando si fa male Pobega, che non si fa male in una situazione di stress muscolare e così Okafor. Magari sono indurimenti perché non riesci a arrivare mai, giochi tanto, ti alleni poco, molti viaggi, molto a sedere sui mezzi di trasporto, tutte cose che fanno, ma tutte cose che riguardano anche altre squadre. Qui stiamo parlando di una specificità del Milan, ma non è un fatto di assolversi o no, credo che Pioli sia come tutti
ben disposto alla ricerca della verità, magari ce l'avesse. Io penso che Pioli non ha mai usato le assenze come alibi. Cioè, dai ragazzi, questa è una persona seria, non ha mai usato le assenze come alibi. E sicuramente le assenze hanno tolto tanto al Milan, hanno tolto tanto alla sua idea di calcio, hanno tolto tanto soprattutto anche alla gestione dell'emergenza, alla gestione delle fatiche, che sono state tante, però non l'ha mai usato come alibi. Perché lo riguarda, perché c'è anche lì dentro, perché anche lui deve capire, e perché non mi sembra un allenatore che ha, anzi è evidente che non è un allenatore che ha la cultura dell'alibi, ma ha un senso di responsabilità, e detto questo, il Milan, questa è una stagione ancora lunga, dove nel momento in cui sono stati tutti bene insieme si potevano fare delle scelte. Il Milan ha mostrato un rendimento massimo che lo rende competitivo, e si possono ancora fare tante cose in questa stagione. È persa solo la Champions, è complicato il campionato, cioè se dite fa 92 punti, il campionato è difficile, però è persa solo la Champions, che è la casa del Milan, no? È il posto dove deve stare il Milan, però certo il Milan non avrebbe vinto la Champions nemmeno se stavano tutti bene. Ma io, Marco, invece ti chiedo, dato che ci avviciniamo al mercato di gennaio, in quale reparto secondo te il Milan ha più bisogno di qualcosa, e se ha bisogno di qualcosa? No, se stanno tutti bene il Milan ha 6 attaccanti, quanti centrocampisti, se rientra Bennacer, anche lì comunque Bennacer, mettiamolo in campo, abbiamo Pobega, Krunic e Musa dietro come secondo giro. In difesa ce ne sono 2 per ruolo, ma in questo momento non ce n'è nemmeno uno per tutti i rossi, quindi i giocatori ci sono, e sicuramente crea secondo me senso di appartenenza, identità, se ti gioca Camarda un quarto d'ora una partita, se ti gioca Battesaghi un quarto d'ora una partita in Champions è decisiva per rimanere comunque dentro l'Europa, che ti entra in campo Simic e ti fa gol. No, io penso che il calcio si costruisca un po' anche a Milanello, con l'identità, col titolo giovanile, col senso di appartenenza. In questo modo qua il Milan non ha, ce l'ha i giocatori, ce li deve avere sani, ma i giocatori in realtà ci sono, non ha, ed è pure una squadra migliorabile in tutte le parti. Se sei in grado di andare a comprare un titolare migliore di quelli che hai, allora fallo sempre il mercato, però per me fare il mercato significa comprare titolari. Non andare a allungare le riserve, cioè quelle vanno curate, guarite, ricondizionate, allenate, create. A Milanello una cosa che il Milan sta facendo, e secondo me gli dà molta identità. Io penso per esempio che il gol di Simic, come l'ingresso in campo di Camarda, siano quei momenti, quelle piccole cerimonie di milanismo che ricreano un senso anche dentro lo stadio, dentro la comunità rossonera. Io a volte senti il bisogno che ci sia un evento del genere quando magari c'è un po' di scollamento. Questi sono momenti importanti in cui bisogna investire. Marco, l'ultimissima cosa che ti chiedo è un nome e un cognome, anzi 2 nomi e 2 cognomi. Visto che è arrivato alla fine dell'anno solare 2023, ti chiedo il tuo... Chukwueze ha fatto un paio di gol, il mitico Chukwueze. Si sta riprendendo, dai. Sì, poi l'ho fatto comprare anche al bimbo alla PlayStation, che ci lo deve avere sempre in campo, capito? Dobbiamo abituarci ai gol di Chukwueze, anche quelli finti, io ho detto. E infatti si è creata una suggestione Chukwueze. L'altro giorno quando ha segnato a Newcastle ho sentito Luca, il bambino, urlare come un pazzo, perché ormai sovrappone, capito, i giocatori suoi veri, e quelli veri a quelli suoi che non sono veri ma verosimili. Quindi sto creando un senso Chukwueze. Mi fa piacere che sia arrivato anche Jovic. Mi fammi la domanda. No, beh, questa credo che sia la seconda parte, mi hai già risposto, cioè l'Oscar papabile del 2024, cioè quello che ti aspetti possa essere il giocatore rivelazione del 2024? No, non ti direi. Per me il rientro di Bennacer può fare del Milan, se li riallinei tutti, quell'idea di gioco iniziale con Bennacer, secondo me ci sono giocatori che sono virtuosi per se stessi e per gli altri. Guarda Kier è tornato e ne ha fatti giocare meglio 3. Tomori, che aveva un compagno difensivo con cui sa fare difesa insieme,
Teo che torna a sinistra, Florenzi che torna a destra. Poi c'è l'idea di Pioli di proteggere il rientro di Kier, di dare meno minuti a Bennacer per non usarlo subito e di proteggere anche Florenzi alla terza partita consecutiva, ce l'ha spiegato bene nel dopo partita, no? Ci sono dei giocatori che sono virtuosi per l'emergenza oppure per la personalità oppure tatticamente e tecnicamente come Bennacer. Il 2024 è l'anno di Leao, te lo dico proprio, Leao mi ha dato un paio di momenti in questa anche fase difficile anche per lui, non ti voglio dire che ho visto l'anima, però ho visto una scintilla, se diventa una fiamma il 2024 è l'anno di Leao, bisogna accendere Leao. Non lo so, io la partita col Paris Saint-Germain non può essere passata in vano. Cioè io fossi un uomo e poi fossi un atleta e poi fossi un atleta talentoso e poi fossi un fuoriclasse, non ancora campione, perché è un fuoriclasse che non è ancora campione, non dormirei dopo una partita del genere. Saper di poter giocare una partita del genere che ti fa cambiare status, una partita del genere ti fa passare da grande giocatore, da fuoriclasse, cioè da giocatore che fa cose che altri non sanno fare, a campione. Ce l'hai allora, tirala fuori. Ecco, il 2024 bisogna mettere le mani nelle budella di Leao, capito? Tutti insieme e tirare fuori quest'anima. Marco, grazie, buon Natale e all'anno prossimo. Ciao. Ciao, grazie. Lo ringraziamo. Marco Bucciantini.